Era notte, una notte qualsiasi per il mondo, ma in un piccolo punto sperduto dell'Ucraina il tempo si è fermato. Il silenzio è stato squarciato da un boato che ha lacerato il cielo. Un'esplosione, non di guerra, ma di qualcosa di peggiore. Un errore umano, invisibile, letale, che ha liberato l'inferno sulla terra. Fumo nero, fuoco, paura e una nube carica di morte che ha cominciato a salire lenta ma inesorabile. Nessuno sapeva, nessuno poteva immaginare, ma da quel momento il mondo non sarebbe stato più lo stesso. Questa è la storia di Chernobyl, una storia di errori, eroismo, disperazione, una storia che ancora oggi fa tremare le ossa. E tutto è cominciato in una notte silenziosa, che non sarebbe mai più finita. Pripyat, una città sorta dal nulla, come un fiore artificiale in una landa spoglia. Fondata nel 1970, nata per dare casa ai lavoratori della centrale nucleare. Un esempio di modernità sovietica. Strade diritte, palazzi azzurri e bianchi, scuole, parchi, teatri, piscine, ragazzi in bicicletta, famiglie che passeggiano, gente spensierata. C'erano persino giostre nel parco giochi, altalene, una ruota panoramica che guardava la prateria. Una città progettata per il futuro, illuminata dalla promessa di una fonte inesauribile di energia. Energia pulita, economica, senza carbone né fumi. Era l'orgoglio dell'industria nucleare sovietica. La centrale di Chernobyl. 5 reattori identici, gli ultimi 2 ancora in costruzione al momento del disastro. I 4 operativi erano impianti avanzati per la generazione di elettricità nelle reti locali. La centrale forniva energia a case, scuole, ospedali, industrie. Un cuore pulsante che dava vita a un'intera regione. Ma sotto la brillante facciata nascondeva fragilità. Il suo reattore, tipo RBMK, aveva un difetto. Poteva diventare instabile se acceso troppo lentamente. E il materiale usato, il grafite, poteva amplificare enormemente le reazioni. Nel progetto mancava una protezione chiave, un contenitore di contenimento. Una specie di corazza interna che avrebbe dovuto chiudere le radiazioni in caso di emergenza. Errori di progettazione, più una serie di decisioni prese per semplificare, risparmiare tempo e costi, ma senza una vera considerazione dei rischi reali. Negli anni precedenti, tecnici e ingegneri avevano segnalato queste falle. Fissavano la loro attenzione su come il reattore si comportava in condizioni di bassa potenza o durante manovre rischiose. Ma l'orgoglio e la fretta, un mix fatale, fecero sì che nessuno interpretasse quei segnali come un avvertimento severo. Così la centrale di Chernobyl continuava a produrre. Così Pripyat continuava a crescere. Nessuno immaginava che quel sistema apparentemente solido fosse già fragile come un castello di sabbia. Fino a quella notte. È notte fonda, il 26 aprile 1986. L'orologio segna l'1:23. All'interno della centrale nucleare di Chernobyl, il tempo sembra scorrere come sempre. I tecnici, stanchi, stanno eseguendo un test. Doveva essere rapido, quasi banale. Un test di sicurezza, ma qualcosa va storto. E quel test si trasforma nell'inizio della più grave catastrofe nucleare mai avvenuta. Decisioni affrettate, comunicazioni confuse, segnali ignorati. Il reattore entra in una spirale instabile, la pressione sale, le valvole non rispondono. Poi, all'improvviso, il buio si apre in una luce bianca, accecante. Un'esplosione. Il reattore numero 4 salta in aria, l'edificio vibra, il tetto viene scagliato nel cielo. Una colonna di fuoco si alza sopra la centrale. Ma non è solo fuoco.
È grafite radioattiva, vapori tossici, particelle letali, radiazioni invisibili, silenziose, che penetrano nei corpi e li devastano dall'interno. A pochi chilometri, la città di Pripyat dorme, i bambini nei letti, le famiglie nei sogni. Nessuno sa che una nube mortale sta già avanzando verso di loro. Eppure lì vicino, accanto al reattore squarciato, ci sono uomini. Pompieri, operai, militari. Non sanno. Credono sia un semplice incendio, ma stanno entrando nel cuore dell'invisibile. Arrivano i primi camion dei vigili del fuoco. Non hanno protezioni, non hanno maschere. Raccattano con le mani nude frammenti incandescenti di grafite. Nessuno li ha avvisati. Nessuno gli ha detto che in quei pochi secondi stanno assorbendo dosi letali di radiazioni. Uno di loro, con la pelle già ustionata, alza lo sguardo verso il cielo. Una luce viola taglia la notte. È bellissimo, sussurra. Ma quella luce non è bellezza. È la morte che prende forma. È mattina. Il sole si alza sopra Pripyat, ignaro, come sempre. Ma non c'è nulla di normale nell'aria. Non si vede, non si tocca, ma è lì. Un veleno invisibile sta già coprendo ogni cosa. Le strade, i tetti, i parchi dove i bambini giocheranno ancora per ore. Nessun allarme suona, nessuna evacuazione. Le autorità tacciono. A Pripyat la gente si sveglia come ogni giorno. Va a lavorare. I bambini vanno a scuola. Qualcuno si lamenta di un mal di testa improvviso, qualcuno accusa nausea. Altri sentono un sapore metallico in bocca, mai provato prima. È la radiazione, ma nessuno lo sa. I genitori escono a passeggiare. I più piccoli salgono sulla ruota panoramica, felici. È una domenica mattina come tante, ma è la loro ultima domenica. Intanto, intorno al reattore, si aggirano uomini con le divise scure. Militari, tecnici, scienziati. Tutti cercano di capire, ma nessuno dice la verità. Alcuni vengono mandati vicino al cuore del reattore esploso. Restano lì pochi minuti, ma bastano. Vomitano, svengono. La pelle si arrossa, si squama. I loro occhi non vedranno il tramonto. I vertici sovietici cercano di minimizzare, di coprire. L'incidente viene classificato come sotto controllo, ma non lo è. Il reattore è ancora in fiamme e la nube radioattiva si alza, si muove, viene trasportata dal vento verso ovest, sopra la Bielorussia, poi l'Europa dell'Est, poi la Scandinavia. Arriverà fino in Italia, ma in quei primi momenti tutto è immerso in un silenzio surreale. Il silenzio più pericoloso di tutti, perché nessuno avverte la popolazione, nessuno dice la verità. Nel frattempo, altri pompieri vengono mandati sul posto. Alcuni sono giovani, giovanissimi. Uno ha appena 23 anni. I loro visi si sciolgono sotto il casco, le mani si bruciano toccando l'acciaio caldo. Cercano di spegnere un fuoco che non si spegne con l'acqua. Stanno combattendo contro qualcosa che non conoscono. In cielo, elicotteri cominciano a sorvolare la centrale. Da lassù gli ordini sono chiari: buttare sabbia, argilla, piombo. Chilogrammi su chilogrammi, nella speranza di soffocare l'incendio radioattivo. Ma l'aria è densa, instabile. Il calore distorce le correnti. Uno di quegli elicotteri, in una manovra fatale, tocca un cavo sospeso. Il rotore si spezza. L'intero mezzo si capovolge e precipita in verticale, come un falco ferito. Si schianta proprio accanto al reattore. I 4 uomini a bordo muoiono sul colpo. Un sacrificio invisibile, nascosto, dimenticato da molti.
Sono passate quasi 36 ore dall'esplosione. La città di Pripyat, ancora viva, ancora in piedi, continua la sua esistenza come se nulla fosse. I bambini giocano, i genitori fanno la spesa, le coppie si sposano. Alcuni cominciano a notare che qualcosa non va. Gli uccelli cadono dal cielo. Le foglie ingialliscono in poche ore. Le persone si sentono sempre più deboli, confusione, vertigini, sangue dal naso. Ma nessuno ha il coraggio di dare un nome a quello che sta succedendo. Poi, improvvisamente, arriva l'ordine. Una voce metallica annuncia l'evacuazione. Внимание, внимание! Внимание, внимание! Portate con voi solo lo stretto necessario. Tornerete tra 3 giorni. 3 giorni. Una bugia pietosa. Nessuno tornerà più. Autobus arrivano in massa, formano file interminabili. Le persone si abbracciano, piangono, stringono le mani ai figli. Alcuni portano con sé animali, ma molti vengono lasciati indietro. Le case rimangono aperte, i pasti a metà tavola, i giocattoli sparsi sul pavimento. Ogni oggetto diventa un ricordo, congelato nel tempo. Pripyat muore in silenzio. In sole 3 ore, 45.000 persone vengono evacuate, senza sapere, senza comprendere, senza potersi difendere. Intanto, nelle retrovie, il governo sovietico tenta di contenere la notizia. Cerca di impedire che il mondo lo scopra, ma non può più nascondere il sole con un dito. A centinaia di chilometri, in Svezia, gli strumenti di una centrale nucleare cominciano a rilevare valori anomali di radiazioni. Ma lì non ci sono stati incidenti. Da dove proviene tutto questo? La risposta arriva da Chernobyl, ma ancora una volta troppo tardi. Nel frattempo, a Mosca e nelle grandi città sovietiche, la popolazione ignora quasi tutto. I telegiornali parlano di una piccola perdita, nessun pericolo. Ma nelle retrovie, scienziati e generali sanno che si è aperta una ferita che non si può più chiudere. I livelli di radiazione sono devastanti. La terra è contaminata, l'acqua è contaminata, l'aria è veleno. I liquidatori, uomini mandati a contenere la catastrofe, iniziano a lavorare giorno e notte. Militari, operai, minatori. Vengono mandati in prima linea senza protezioni adeguate, con tute leggere, maschere rudimentali. Alcuni salgono sui tetti per spazzare via con pale i pezzi di grafite radioattiva, sapendo che ogni secondo passato lì accorcia la loro vita. Alcuni restano 60 secondi. Altri muoiono pochi giorni dopo. Il reattore ancora fuma e ogni respiro è un passo verso la morte. Nel suo ventre il materiale nucleare continua a fondere. Se arriva all'acqua presente sotto la centrale, l'esplosione che ne deriverebbe potrebbe spazzare via tutto per chilometri. Una seconda apocalisse. L'unica soluzione è disperata: scavare un tunnel sotto il reattore per raffreddarlo dall'interno. Così arrivano loro, i minatori, uomini sporchi di polvere e carbone, abituati al buio e alla fatica. Vengono da Donetsk, da Tula, da Siberia. Lavorano giorno e notte, in condizioni che nessun essere umano dovrebbe affrontare. Scavano senza ventilazione, senza protezione. Il caldo è tale che molti lavorano nudi, con solo un elmetto e le mani callose. Non c'è tempo per la paura. Non c'è tempo per le domande. Sanno che le probabilità di sopravvivere sono basse, ma scavano, perché qualcuno deve farlo, perché se non lo fanno, milioni potrebbero morire. Sopra di loro, intanto, si erige il sarcofago, non per contenere vita, ma per seppellire la morte. Una struttura mostruosa, fatta di lastre di cemento e acciaio, costruita in pochi mesi. Doveva durare decenni. Dopo solo qualche anno già cominciava a cedere. Ma in quel momento serviva chiudere, nascondere, sigillare la vergogna.
Mentre Chernobyl brucia, l'Europa si allarma. La nube radioattiva ha attraversato confini, cieli, mari. Ha superato montagne e pianure. In Germania si chiudono le scuole. In Italia si invitano le madri a non allattare. In Austria si vietano verdure fresche. In Svezia si misurano radiazioni nei boschi. Ma i dati reali vengono spesso minimizzati, nascosti. La popolazione ha paura, ma non capisce, perché nessuno spiega, perché il nemico non si vede. E intanto, nelle zone più vicine all'esplosione, gli animali cominciano a morire a centinaia. Le mucche abortiscono, i cani si ammalano, gli alberi cambiano colore. Nasce la foresta rossa, un'area dove le piante sono state bruciate dall'interno dalle radiazioni. Tutto ciò che era vivo ora è mutato. Chernobyl ha smesso di bruciare, ma non ha mai smesso di uccidere. Le settimane passano, i mesi anche, ma le radiazioni restano, entrano nei corpi, scavano lentamente, non si vedono, non fanno rumore, ma lasciano segni ovunque. Tumori, leucemie, malformazioni. Alcune morti sono immediate, altre richiedono anni, a volte decenni. Chi era nei pressi della centrale nei primi giorni, pompieri, soldati, operai, sviluppa sintomi terribili, perdita di capelli, ustioni interne, vomito, febbre altissima. Molti muoiono tra dolori indescrivibili, mentre i medici, impotenti, cercano di aiutarli senza sapere davvero come. E poi ci sono le vittime silenziose, i bambini. Migliaia di loro nati nei mesi e negli anni successivi mostrano problemi fisici e mentali, alcuni con cuori troppo piccoli, altri con occhi troppo distanti, altri ancora con tumori alla tiroide, il male più diffuso tra i giovani esposti alla nube radioattiva. Il numero delle vittime è ancora oggi oggetto di dibattito. Le stime variano da alcune migliaia a oltre 100.000. Ma i numeri non bastano, perché ogni numero è una vita, una storia, un volto. E cosa resta oggi? Pripyat è una città fantasma. Le sue finestre rotte osservano il vuoto. Le giostre arrugginite non hanno mai girato. I pupazzi nei letti sono ricoperti di polvere. Ogni edificio è un ricordo congelato. Ogni angolo racconta una vita interrotta. La zona di esclusione è grande quanto un'intera regione, una ferita geografica. Lì la natura è tornata, ma in modo strano, mutato. I lupi, i cervi, gli uccelli vivono tra le rovine, ma nessuno sa davvero se siano sani. È come se il tempo si fosse fermato. Come se la terra stesse ancora trattenendo il respiro. C'è qualcosa che nessuno avrebbe mai immaginato, qualcosa che va oltre la scienza, oltre la logica, oltre la paura. Nella zona di esclusione, tra i villaggi abbandonati, le foreste silenziose, i campi contaminati, alcune persone sono tornate. Anziani, contadini, uomini e donne che avevano perso tutto, ma non volevano perdere anche le loro radici. Sono tornati nelle loro case di legno, tra i pollai, gli orti, i vecchi pozzi. Vivono da soli o in piccoli gruppi. Non hanno paura della terra, né dell'acqua, né dell'aria. Hanno piantato patate, raccolgono funghi, bevono il latte delle loro capre. Accendono il fuoco la sera, pregano, ricordano. Per lo Stato sono illegalmente rientrati. Per loro è semplicemente casa. E ciò che stupisce tutti è che molti di loro stanno bene. Hanno vissuto lì per decenni, senza medicine, senza ospedali. Alcuni hanno superato i 90 anni. Alcuni si sono persino ammalati meno di altri evacuati. Gli scienziati li studiano, cercando risposte. Ma forse non c'è una risposta. Forse è la forza dell'abitudine, o forse è l'amore per la propria terra, più potente della paura.
In mezzo al nulla, circondati da silenzio e memoria, quelle persone rappresentano qualcosa che va oltre Chernobyl, una lezione su cosa significhi appartenere, una testimonianza vivente che anche nell'inferno la vita può ostinarsi a fiorire. Chernobyl non è solo un luogo, è una ferita nella storia, una cicatrice incisa nella carne dell'umanità. Non si vede più il fuoco, non si sente più il boato, ma il dolore è ancora lì, nascosto sottoterra, nei corpi, nei cuori. Chernobyl non è solo un disastro, è un monito, un grido, un promemoria eterno di cosa può accadere quando l'arroganza umana sfida le leggi della natura. Abbiamo costruito qualcosa che non capivamo, abbiamo ignorato i segnali e abbiamo pagato, con il silenzio, con il tempo, con le vite. Ma in quel silenzio qualcosa resiste. La memoria, il coraggio, la verità, perché Chernobyl non è finita, è ancora lì, a ricordarci che non siamo immortali, che ogni scelta ha un prezzo e che anche nella desolazione più profonda la vita troverà sempre un modo per tornare a respirare. Se questa storia ti ha colpito, iscriviti al canale per non perdere altri racconti che fanno vibrare l'anima. La memoria vive finché qualcuno sceglie di raccontarla.